Ciao a tutti, bentornati ai 7 segreti del caffè. Oggi continuiamo a parlare della torrefazione del caffè, quindi del processo di tostatura dei nostri chicchi di caffè. Abbiamo introdotto l'argomento nell'episodio precedente parlando di che cosa? Parlando del primo e più importante strumento che la tecnologia e la scienza della torrefazione ci ha messo a disposizione in lunghi anni di ricerca e di approfondimento sull'argomento, e cioè il profilo di tostatura. Quindi abbiamo spiegato come può caratterizzarsi, quindi da che cosa andiamo a distinguere un profilo da un altro, e quindi abbiamo parlato di forma, di lunghezza e di altezza del profilo di tostatura. Non siamo ancora entrati nell'argomento effetti sull'analisi sensoriale del caffè, dei cambiamenti del nostro profilo di tostatura. Lo faremo, come vi ho detto, in un episodio dedicato. Quello di cui ci occupiamo oggi invece è un argomento sempre nell'ambito della torrefazione molto più pratico, e cioè come operare con Tostabar Genius K1, la nostra macchina per la torrefazione artigiana del caffè, e manovrare il pannello comandi per ottenere un profilo di tostatura personalizzato. Quindi andiamo a guardare che cosa è possibile personalizzare con Tostabar, quali sono gli strumenti che il nostro software e la nostra tecnologia mette a disposizione, e lo faremo direttamente su una macchina con un pannello comandi a nostra disposizione. Seguitemi, andiamo. Ci siamo così spostati nel nostro laboratorio prove e siamo nei pressi di una Tostabar Genius K1, la nostra macchina per la torrefazione del caffè artigianale. Vediamo che cosa è possibile fare, quindi in che modo è possibile personalizzare il profilo di tostatura per ottenere dalla nostra macchina, e quindi sul nostro caffè, gli effetti che noi desideriamo. La schermata principale che ritroviamo in Tostabar al momento dell'accensione, e quindi la home page, è questa. Vediamo che abbiamo sul lato sinistro in basso una chiavetta. Questa chiavetta, attraverso un codice semplice, un codice utente che è appunto 123, ci consente di entrare in una pagina di programmazione. In questa pagina ritroviamo una serie di parametri utili a personalizzare ogni fase del nostro processo di tostatura. Sul lato sinistro abbiamo dei parametri che riguardano più che altro i sistemi di controllo e di lavoro della macchina, quindi non tanto la personalizzazione del profilo, quanto invece parametri generali. Vediamo soltanto i principali e in che modo possono influire sul nostro profilo di tostatura. In alto abbiamo la temperatura di preriscaldamento, in questo caso è impostata a 230 gradi. Abbiamo discusso nell'episodio precedente di quanto sia importante introdurre il caffè nella nostra macchina, in qualsiasi impianto per torrefazione, ad una corretta temperatura, al fine di consentire all'impianto di avere una capacità termica residua per portare a termine nella maniera giusta il profilo di tostatura. Quindi impostiamo a 230 gradi, che è una temperatura che ci fa ottenere con un caffè a temperatura ambiente poi un punto di inversione. Vedremo sulla parte del grafico qual è il punto di inversione. Ci farà ottenere un punto di inversione abbastanza elevato da poter seguire correttamente il nostro profilo. Naturalmente è possibile abbassare o modificare, alzare anche questa temperatura di preriscaldamento in funzione delle specifiche esigenze che si hanno. Vediamo come si fa. È sufficiente digitare, cliccando sul parametro, digitare la nuova temperatura che si desidera impostare come preriscaldamento e confermare con OK. Per esempio modifichiamo in 225 gradi ed otterremo un preriscaldamento a 225 gradi. È evidente che questa temperatura di preriscaldamento sarà valida per la prima cotta, quindi partendo da macchina fredda. Successivamente, con la macchina che scaricherà il caffè ad una temperatura pari a quella che abbiamo impostato come temperatura di fine cottura, il cestello potrebbe essere ad una temperatura superiore.
quindi sarà necessario, se vogliamo rispettare sempre correttamente il nostro profilo di tostatura, attendere qualche secondo, magari anche qualche decina di secondi, per far sì che la temperatura scenda nuovamente alla temperatura ideale di introduzione del caffè, quindi a 230 o 225, quella che abbiamo deciso di adottare come temperatura di preriscaldamento, e poi introdurre il nostro caffè. Sarà in ogni caso Tostabar ad avvisarci del corretto raggiungimento della temperatura di preriscaldamento impostata. Abbiamo poi ancora degli altri parametri che riguardano le temperature di lavoro delle resistenze, la temperatura massima della resistenza, che è una temperatura di sicurezza, la temperatura massima del caffè, anche questa è una temperatura di sicurezza che evita il pericolo di carbonizzazione del caffè all'interno della macchina, e altri parametri di lavoro come la durata del portello, la durata dell'apertura del portello, la durata dello scarico e ancora la durata del raffreddamento nel cestello di raffreddamento. Terminata questa prima colonna di parametri, che sono appunto i parametri generali della macchina, passiamo alla colonna di destra, che riguarda un po' di più i parametri che l'utente va a modificare in funzione di quello che vuole realizzare con il proprio caffè. Profilo tostatura. Abbiamo questa prima voce in alto a destra che vediamo ci riporta 5 numeri. Questi 5 numeri, che nel caso specifico di questa pagina sono impostati come 95, 54, 70, 80, 90, sono semplicemente le percentuali espresse, le percentuali della temperatura limite, della temperatura di scarico impostata o che si andrà ad impostare, quindi la temperatura massima che si vorrà raggiungere il nostro caffè, e determinano un punto sul profilo, espresso, ripeto, in termini percentuali rispetto alla temperatura di scarico impostata, e servono a determinare quindi punto per punto, perché sono dei punti di 20 che dividono il nostro tempo di un quinto per volta, vanno ad individuare dei punti che poi collegati da una linea appunto determinano, nel caso specifico, una spezzata, ma diciamo la forma del nostro profilo. È possibile quindi personalizzare questa forma del profilo modificando questi numeri. Da 95 possiamo per esempio portarlo a 90 e così via. Gli altri punti, 54, che è diciamo il punto più basso, portarlo per esempio a 60 e così via, 70, 80, 90, a seconda delle modifiche che vogliamo apportare sulla forma del nostro profilo, ammesso che ne abbiamo l'esigenza. Confermiamo gli altri punti, riportiamo alle temperature, ai punti precedentemente impostati. Ok. Secondo parametro, tempo del ciclo. Il tempo del ciclo in questo momento è impostato in 15 minuti. Abbiamo parlato del secondo parametro, che è appunto la lunghezza del profilo. In effetti la lunghezza del profilo è proprio il tempo in cui avviene la tostatura, la durata della nostra tostatura. È possibile impostare la tostatura nel tempo che si desidera, ma dobbiamo capire che stiamo tostando del caffè, quindi che esistono dei tempi minimi e massimi al di sotto dei quali o al di sopra del quale non ci sarà un buon risultato. Risultati invece in un range che va da 14 fino a 20-21 minuti sono dei risultati che rientrano nell'ambito della personalizzazione del prodotto, quindi delle specifiche richieste dell'utente, e quindi sono sempre delle tostature corrette, molto diverse una dall'altra, ma sicuramente delle tostature diverse. Quindi avremo delle tostature più chiare con tempi molto brevi a partire da 14-15 minuti e viceversa delle tostature molto scure, quindi con un caffè che sarà più persistente e più amaro, verso i tempi più lunghi, quindi 20 e addirittura 21 minuti. Vediamo come si cambia, è semplicissimo. Quindi 15 minuti, impostiamo 18 minuti. Ok, e vediamo che abbiamo il tempo ciclo impostato in 18 minuti. Abbiamo ancora altri parametri che riguardano nello specifico il modo in cui il software di Tostabar interagisce
con le parti elettromeccaniche della macchina per poter mantenere perfettamente e costantemente il profilo, e riguardano appunto banda proporzionale, la banda proporzionale. Dopodiché abbiamo altri parametri di lavoro che sono la capacità del cassetto pellicole, quindi sappiamo che abbiamo nella parte sottostante della macchina un cassetto che raccoglie le pellicole che il chicco rilascia durante il processo di espansione e di aumento di volume attraverso un sistema ciclonico brevettato. Queste pellicole vengono raccolte nella parte in basso della macchina in un cassetto. In questo caso il parametro impostato in 2 kg significa che ogni 2 tostate Tostabar ci avviserà di scaricare il cassetto pellicole, sempre per scongiurare il pericolo di carbonizzazione o addirittura di incendio di queste pellicole. Infine il secondo distacco del ventilatore, quindi il ventilatore di raffreddamento, quanto tempo deve durare il suo lavoro. Vediamo invece da una pagina dedicata al profilo di tostatura quello che abbiamo detto in termini di impostazione, come è possibile visualizzarlo in maniera grafica. Lanciamo una cotta, quindi attraverso l'avviamento di un ciclo, e andiamo su una pagina in cui visualizzeremo il nostro profilo di tostatura impostata, che sarà quello che poi Tostabar automaticamente e costantemente seguirà durante il processo di torrefazione del nostro caffè. In questa pagina visualizziamo, per questa ragione, una curva con puntinata che rappresenta la forma del profilo impostato. Vediamo che ci sono dei punti che sono 1, 2, 3, 4 e 5. Sono appunto quei numeri 95, 54, 70, 80, 90 che avevamo impostato sul profilo di tostatura e che ci determinano la forma, che è possibile naturalmente modificare. Vediamo che il profilo termina in questa zona qui, e cioè ai 18 minuti che abbiamo impostato, quindi lunghezza del profilo. La temperatura massima del caffè e quindi lo scarico del caffè avverrà così come impostato a 224 gradi. Quindi 224 gradi sostanzialmente rappresenta l'altezza del nostro profilo, 18 minuti rappresenta la lunghezza del nostro profilo e la forma è rappresentata ovviamente da questo. Grazie ad un sistema brevettato, Tostabar sarà in grado di seguire autoregolandosi il profilo di tostatura che abbiamo precedentemente disegnato, e lo farà appunto da sola. Bene, abbiamo visto come è possibile operare con il pannello comandi di Tostabar e interagire con il nostro software per poter dire a Tostabar come tostare il nostro caffè. Lei si occuperà automaticamente di seguire il profilo che abbiamo pensato per il nostro caffè. Nel prossimo episodio, invece, ci dedicheremo a capire i cambiamenti che apporteremo sul profilo di tostatura, che tipo di cambiamenti porteranno al nostro caffè in tazza. Grazie ancora e vi do appuntamento al prossimo episodio dei 7 segreti del caffè. A presto!